Come si risponde alla domanda di chi è questo libro? E che differenza c'è fra le frasi Anna è mia amica, Anna è una mia amica, Anna è la mia amica? Benvenuti o bentornati, sono Raf. In questo video parliamo degli aggettivi possessivi usati in funzione di predicato, cioè parliamo di quelle frasi che hanno due parti unite dal verbo essere, e l'aggettivo possessivo si trova nella seconda parte della frase, cioè dopo il verbo essere. Quindi frasi del tipo questo libro è mio oppure Anna è mia amica. La differenza fra queste due frasi è che nel primo caso l'aggettivo possessivo è da solo, questo libro è mio, mentre nella seconda frase l'aggettivo possessivo è unito a un sostantivo. Anna è mia amica. In queste frasi a volte si trova l'articolo davanti all'aggettivo possessivo e a volte non si trova. E quando si trova l'articolo, a volte abbiamo l'articolo determinativo e altre volte l'articolo indeterminativo. Quindi vedremo la differenza fra tutti questi casi. Prima di cominciare però voglio fare una piccola precisazione. Ho detto che parliamo di frasi che hanno due parti unite dal verbo essere, ma tutto quello che dirò in questo video in realtà vale anche per qualche altro verbo, in particolare per il verbo diventare e altri verbi dal significato simile, oppure per il verbo sembrare e altri verbi dal significato simile. Ma in questo video, in tutti gli esempi, userò il verbo essere, perché è sicuramente il più comune. Alla domanda di chi è questo libro, in genere si risponde è mio, quindi senza articolo. O, se volessimo dare una risposta completa, potremmo dire questo libro è mio, quindi sempre senza articolo. E mio, in questo caso, è un aggettivo. Vediamo qualche altro esempio. Sono tuoi questi libri? Potrei rispondere questo è mio, quello no. Oppure questo è mio, quello è di Giulia. Quando allora si usa l'articolo in frasi di questo tipo? Si usa l'articolo quando vogliamo usare un pronome invece di un aggettivo. Prendiamo due situazioni. Eliminiamo il libro e prendiamo una macchina, questa volta, un'automobile. Allora, nella prima situazione abbiamo una macchina parcheggiata male. Sapete quando qualcuno parcheggia male l'automobile, la macchina, e questa blocca il traffico. Ecco, io sto passando per caso e qualcuno mi chiede è tua questa macchina? Io rispondo no, non è mia. Senza articolo, ho usato un aggettivo. In questo caso sto semplicemente dicendo che quella macchina non appartiene a me. Questa è la prima situazione. Seconda situazione, io ho una 500 gialla, supponiamo, e l'ho parcheggiata in uno di quei parcheggi enormi, sapete, dei centri commerciali dove poi quando uno esce non trova più la macchina. Allora siamo io e te, stiamo cercando la mia macchina in questo parcheggio enorme, tu vedi una 500 gialla e mi chiedi è quella la tua? Io ti rispondo no, quella non è la mia. In questo caso ho usato l'articolo e ho usato un pronome, ho detto quella non è la mia, perché non sto semplicemente dicendo che quell'automobile non appartiene a me, ma sto dicendo quella non è la mia perché io effettivamente ho una 500 gialla, ma non è quella. Si può usare l'articolo indeterminativo davanti al possessivo in risposta alla domanda di chi è questo libro, cioè ci sono situazioni in cui potrei rispondere sì, è un mio? No, non posso rispondere è un mio. In alcuni casi potrei dire è uno dei miei. Per esempio, se ci sono 20 libri in una classe di italiano, 10 appartengono a me e 10 appartengono alla mia collega Anna. Qualcuno trova un libro in classe e mi chiede è tuo questo libro? In questo caso sì, potrei rispondere sì, è uno dei miei. Passiamo al secondo caso, cioè al caso in cui l'aggettivo possessivo è unito a un sostantivo. E qui voglio concentrarmi sulla differenza fra quelle tre frasi che abbiamo visto all'inizio. Se finora ti piace il video e lo trovi utile, ricordati di lasciarmi un bel pollicione e se vuoi puoi iscriverti al canale.
Tutte e tre queste frasi si possono usare, vanno bene tutte e tre, ma hanno sfumature leggermente diverse e quindi si usano in situazioni leggermente diverse. Con la frase Anna è mia amica, quindi senza articolo, sto esprimendo in un certo senso un dato di fatto, cioè sto esprimendo il fatto che fra me e Anna esiste un rapporto di amicizia. Prendiamo questa situazione. Anna ha un ristorante molto caro, molto buono ma molto caro, e noi stiamo andando a mangiare nel suo ristorante e tu mi chiedi ma non sarà troppo caro? Io ti potrei dire ma non preoccuparti, Anna è mia amica, ci farà lo sconto. In questo caso non ho usato l'articolo perché appunto voglio esprimere, la cosa principale che voglio esprimere è il fatto che fra me e Anna c'è questo rapporto di amicizia. Ora, non sto dicendo che sarebbe sbagliato usare l'articolo indeterminativo in questa situazione. Io potrei tranquillamente dire è una mia amica, non ti preoccupare, ci farà lo sconto. Il significato sarebbe praticamente lo stesso. Si tratta veramente di una sfumatura. Ma il contrario non è sempre valido, cioè ci sono casi in cui sarebbe meglio usare l'articolo indeterminativo. Per esempio, situazione semplicissima, se tu mi chiedi chi è Anna, sarebbe meglio rispondere è una mia amica e non è mia amica, perché in questo caso io voglio definire Anna e quindi uso l'articolo indeterminativo, è una mia amica, mentre senza articolo indeterminativo, come ho detto, definiamo soprattutto la relazione, il rapporto fra me e Anna. Quindi in questo caso sarebbe un po' strano rispondere è mia amica, perché in un certo senso la frase è mia amica presuppone che tu sappia chi è Anna, mentre tu non lo sai perché è proprio la domanda che mi hai fatto, è proprio quello che mi hai chiesto. Chi è Anna? È una mia amica. Si usa l'articolo anche quando abbiamo un aggettivo oppure una proposizione relativa. Quindi dirò è una mia amica carissima o è una mia carissima amica, come si dice, oppure con una frase relativa è un mio amico che ho conosciuto all'università. In questi casi potremmo usare anche l'articolo determinativo, ma questo lo vediamo fra un attimo. Prima di passare all'articolo determinativo, voglio anche ricordare che c'è una quarta possibilità, sicuramente meno comune, ed è, come quella che abbiamo visto prima nel caso dei libri, Anna è una delle mie amiche. In questo caso sto veramente sottolineando il fatto che ho più di un'amica, ho tante amiche, o comunque più di un'amica, e Anna è una di loro. L'ultimo caso invece è quello dell'articolo determinativo. Anna è la mia amica. Serianni nella sua grammatica scrive che la frase con l'articolo determinativo qualifica un rapporto privilegiato. Quindi una frase del genere potrebbe indicare, per esempio, che Anna ha qualcosa di speciale, non è un'amica come le altre, magari è la mia unica amica o magari è la mia fidanzata e quindi dico Anna è la mia amica. Quindi uso sicuramente l'articolo determinativo quando dico per esempio Anna è la mia migliore amica, perché anche se ho tante amiche, solo una è la migliore. E l'ultima cosa che voglio ricordare è che anche con il plurale posso usare o non usare l'articolo. Anche qui ho due situazioni. Poniamo che stiamo aspettando due miei amici. Io li vedo arrivare in lontananza e dico quelli sono i miei amici, quindi usando l'articolo, perché sappiamo tutte e due di chi stiamo parlando. Mentre nella seconda situazione vediamo due persone avvicinarsi con fare magari un po' minaccioso e tu sei un po' preoccupato, io ti potrei dire non preoccuparti, quelli sono miei amici. In questo caso non ho usato l'articolo perché, come prima nel caso del ristorante, voglio definire il rapporto che c'è fra me e queste due persone.
Bene, spero che questo aiuti un po' a usare o non usare l'articolo in queste frasi. Fatemi sapere se avete delle domande, se il video è stato utile e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!